Benvenuto nelle storie per esercitarti con l'italiano. Sei pronto a migliorare il tuo italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un villaggio abitato solo da contadini molto ricchi, tranne uno, noto come il piccolo contadino, che era molto povero. Non possedeva nemmeno una mucca e non aveva soldi per comprarne una, ma lui e sua moglie desideravano davvero averne una. Un giorno le disse: «Ascolta, ho un'idea geniale. Il nostro amico falegname può farci un vitellino di legno e dipingerlo di marrone affinché sembri reale. Alla fine crescerà e diventerà una vera mucca». Anche a sua moglie piacque l'idea, così il loro amico falegname realizzò il vitellino in legno, lo dipinse perfettamente e lo pose con la testa china, come se stesse mangiando. La mattina seguente, quando le mucche venivano portate al pascolo, il piccolo contadino chiamò il mandriano e disse: «Guarda, ho un vitellino, ma è troppo piccolo per camminare, quindi devi portarlo tu». Il mandriano accettò e sollevò il vitellino per portarlo all'erba. Il piccolo vitellino rimase lì, sembrando che stesse mangiando, e il mandriano disse: «Presto correrà da solo. Guarda come mangia». Più tardi quella sera, mentre riportava le mucche, disse al vitellino: «Se puoi stare lì a mangiare, puoi anche camminare con le tue gambe. Non voglio portarti a casa di nuovo». Nel frattempo, il piccolo contadino aspettava davanti alla sua porta il suo vitellino. Quando il mandriano tornò con le mucche, notò che il vitellino mancava e chiese dove fosse. Il mandriano rispose: «È ancora là fuori a mangiare e non vuole venire con noi». Ma il piccolo contadino insistette: «Ho bisogno del mio vitellino». Così tornarono al prato, ma qualcuno aveva rubato il vitellino. Il mandriano disse: «Deve essere scappato». Il contadino non gli credette e portò il mandriano dal sindaco, che per la sua negligenza gli fece dare una mucca in sostituzione del vitellino rubato. Ora il piccolo contadino e sua moglie avevano finalmente la mucca che desideravano da tanto tempo e furono molto felici. Ma non avevano cibo per lei e presto dovettero ucciderla. Salarono la carne e il contadino andò in città a vendere la pelle, sperando di comprare un nuovo vitellino con i soldi guadagnati. Durante il tragitto passò davanti a un mulino e vide un corvo con le ali rotte. Provando pietà, lo raccolse e lo avvolse nella pelle. Tuttavia, con il maltempo e la pioggia, non poté andare oltre e tornò al mulino per chiedere un posto dove restare. La moglie del mugnaio era sola a casa e disse al contadino: «Puoi sdraiarti sulla paglia», e gli diede una fetta di pane e formaggio. Il contadino mangiò e si riposò con la pelle accanto a lui. La donna pensò che fosse stanco e addormentato. Presto arrivò il parroco e la moglie del mugnaio lo accolse dicendo: «Mio marito è fuori, quindi facciamo una festa». Il contadino sentì questo e si sentì infastidito dal fatto di aver ricevuto solo una fetta di pane e formaggio mentre parlavano di una festa. La donna servì 4 piatti: carne arrosto, insalata, dolci e vino. Proprio mentre stavano per mangiare, ci fu un colpo alla porta. La donna esclamò: «Oh no! È mio marito!» Si affrettò a nascondere la carne arrosto nel forno, il vino sotto un cuscino, l'insalata sul letto, i dolci sotto il letto e il parroco nell'armadio sulla veranda. Quando suo marito entrò, disse: «Grazie a Dio sei tornato. La tempesta fa sembrare che il mondo stia finendo». Il mugnaio vide il contadino sulla paglia e chiese: «Cosa fa lui lì?» La moglie rispose: «Questo povero uomo è entrato dalla tempesta e ha chiesto rifugio. Così gli ho dato un po' di pane e formaggio e gli ho mostrato dove dormire».
Il mugnaio approvò, ma disse: «Ho fame. Portami qualcosa da mangiare». Lei rispose: «Tutto ciò che ho è pane e formaggio». «Va bene per me», disse il marito, guardando il contadino. «Vieni a mangiare di più con me». Il contadino fu felice di unirsi a lui e si alzò per mangiare. Poi il mugnaio notò la pelle sdraiata a terra e chiese: «Cos'è quello?» Il contadino rispose: «Ho un indovino lì dentro». Il mugnaio chiese: «Può dirmi qualcosa?» Il contadino replicò: «Certo, ma dice solo 4 cose. La quinta la tiene per sé». Il mugnaio era curioso e disse: «Fallo dire qualcosa». Il contadino pizzicò la testa del corvo finché non gracchiò, producendo un suono simile a KRR. KRR. Il mugnaio chiese: «Cosa ha detto?» Il contadino rispose: «Prima dice che c'è vino nascosto sotto il cuscino». «Vao!» esclamò il mugnaio e controllò trovando il vino. «E ora?» chiese. Il contadino fece gracchiare di nuovo il corvo e disse: «Secondo, dice che c'è carne arrosto nel forno». «Incredibile!» gridò il mugnaio, correndo a cercare la carne arrosto. Il contadino incoraggiò il corvo a gracchiare di nuovo e disse: «Terzo, dice che c'è insalata sul letto». «È incredibile!» esclamò il mugnaio, affrettandosi a trovare l'insalata. Infine, il contadino pizzicò il corvo un'ultima volta finché non gracchiò e disse: «Quarto, dice che ci sono dolci sotto il letto». «È meraviglioso!» esclamò il mugnaio, guardando sotto il letto per trovare i dolci. Ora i 2 uomini si sedettero per mangiare, ma la moglie del mugnaio era terrorizzata e andò a letto, portando via tutte le chiavi. Il mugnaio voleva sapere la quinta cosa, ma il piccolo contadino disse: «Prima mangiamo rapidamente le 4 cose, perché la quinta è qualcosa di brutto». Godettero del loro pasto e dopo aver mangiato, decisero quanto il mugnaio dovesse pagare per la quinta profezia. Alla fine convennero su 300 talleri. Il contadino pizzicò di nuovo la testa del corvo finché non gracchiò forte. Il mugnaio chiese: «Cosa ha detto?» Il contadino rispose: «Dice che il diavolo si nasconde fuori nell'armadio sulla veranda». Il mugnaio disse: «Il diavolo deve andarsene». E aprì la porta. La moglie del mugnaio dovette cedere le chiavi e il contadino sbloccò l'armadio. Il parroco ne uscì il più velocemente possibile e il mugnaio disse: «È vero, ho visto io stesso il furfante nero». La mattina dopo, il contadino partì all'alba con i suoi 300 talleri. A casa, il piccolo contadino cominciò a prosperare. Costruì una bella casa e gli altri contadini dicevano: «Il piccolo contadino deve essere andato nel posto dove cade la neve dorata e la gente raccoglie oro con le pale». Alla fine, il piccolo contadino fu chiamato dal sindaco e gli chiesero da dove provenisse la sua ricchezza. Rispose: «Ho venduto la pelle della mia mucca in città per 300 talleri». Quando gli altri contadini sentirono questo, volevano arricchirsi anche loro, così corsero a casa, uccisero le loro mucche e tolsero le pelli per venderle in città. Ma il sindaco disse: «La mia serva deve andare per prima». Quando andò dal mercante in città, lui le offrì solo 2 talleri per una pelle, e quando arrivarono gli altri, ottennero anche meno. Disse: «Cosa posso farci con tutte queste pelli?» I contadini erano arrabbiati perché il piccolo contadino li aveva ingannati e volevano vendetta. Lo accusarono di averli truffati davanti al sindaco. Il piccolo contadino, innocente,
Fu condannato a morte e doveva essere rotolato in acqua dentro un barile pieno di buchi. Fu portato via e un prete fu chiamato per dire una messa per la sua anima. Gli altri dovettero rimanere lontani e quando il contadino guardò il prete, lo riconobbe come l'uomo che era stato con la moglie del mugnaio. Gli disse: «Io ti ho liberato dall'armadio, ora tu liberami dal barile». Proprio in quel momento passò il pastore che voleva essere sindaco con un gregge di pecore e gridò: «No, non lo farò. Anche se tutti insistono, non lo farò». Il pastore sentì questo e chiese: «Cosa sta succedendo? Cosa non farai?» Il contadino rispose: «Vogliono che diventi sindaco se entro in questo barile, ma rifiuto». Il pastore disse: «Se è solo questo per diventare sindaco, io ci entrerei subito». Il contadino disse: «Se ci entri, sarai sindaco». Il pastore accettò e salì nel barile e il contadino lo chiuse rapidamente. Poi prese il gregge di pecore del pastore e lo portò via. Il prete si rivolse alla folla e disse che la messa era finita. Arrivarono e rotolarono il barile verso l'acqua. Mentre rotolavano, il pastore gridò: «Sono disposto a essere sindaco». Pensarono fosse il contadino a dirlo e dissero: «Questo è ciò che vogliamo, ma prima devi vedere cosa c'è sotto». Rotolarono il barile in acqua. Dopo i contadini tornarono a casa e mentre entravano nel villaggio, il piccolo contadino tornò silenziosamente, guidando un gregge di pecore e apparendo molto soddisfatto. Gli altri contadini rimasero stupidi e chiesero: «Contadino, da dove vieni?» «Sei uscito dall'acqua». «Sì», rispose il contadino, «sono affondato in profondità finché non sono arrivato sul fondo. Ho spinto il fondo del barile e sono uscito, e c'erano bellissimi prati con molti agnelli che pascolavano, e ho riportato questo gregge con me». I contadini chiesero: «Ce ne sono altri là?» «Oh sì», disse, «più di quanti ne possa mai desiderare». Allora i contadini decisero di andare a prendere delle pecore per loro stessi, ognuno volendo un gregge. Ma il sindaco insistette: «Vado per primo». Così andarono tutti insieme verso l'acqua. In quel momento alcune piccole nuvole soffici nel cielo blu, chiamate agnelli, si riflettevano nell'acqua e i contadini gridarono: «Vediamo le pecore laggiù». Il sindaco si fece avanti e disse: «Io tufferò per primo e darò un'occhiata, e se sembra buono, vi chiamerò». Saltò dentro. Splash! Pensarono che li stesse chiamando e l'intera folla saltò dopo di lui. Alla fine tutto il villaggio affondò e il piccolo contadino, essendo l'unico rimasto, divenne un uomo ricco. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.